Ciao. Ok. Non volevo disturbarti. No, tranquillo, sto solo registrando. Vado a fare la spesa, vuoi qualcosa? No, grazie. Adesso rientrerò poi e farò finta che non mi sentirai, era solo per dirti che se sentivi. Ok. Ciao. Coinquilini. Guarda che la userò questa. Scusa? La userò tutta sta roba. Ma cosa? Io che ti chiedo di andare a fare la spesa? Certo. Pisellini, vaginelle, eccoci con un nuovo Ma Perché, i video dove io rispondo a tutte le vostre domande che mi avete mandato su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su AskFM. In realtà solo su YouTube e Facebook, perché Twitter non mi si caca nessuno, su Instagram non si sa come fare e AskFM mi sa che non lo usa più nessuno, ma io ce l'ho, Ok, iniziamo subito. Complimenti per il rap, al prossimo Ma Perché dovrei cantare questa. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, party and yeah, party and yeah. Ma perché quando mi metto in tiro ed esco non incontro nessuno e quando sono in palestra tutta sudata e senza trucco c'è l'intero personale dell'Abercrombie? Beh, ma non la vedi la soluzione? È proprio lì davanti alle tue belle orecchiette. Fatti figa per andare in palestra. O vestiti a cazzo quando esci come fashion blogger durante la settimana della moda. In entrambi i casi il successo è assicurato. Che ne so, mettiti un tacco 15 per andare sul tapirulano a velocità 1 che fa subito sfilata. Vai sulla cicletta come Monella. Sono Monella, libera e bella. Sdraiati sulle panche per gli addominali con un martini in mano e fatti qualche selfie. Così non sudi e attiri l'attenzione di tutti. Ma quante ne so io? Ma perché ti adoro! Oh! E perché non dovresti? In fondo è un tuo dovere, no? Ma perché piove sul bagnato? Si chiama legge dell'attrazione. Tu, che sei una pozzanghera, sei fatta d'acqua. Quando piove attiri i tuoi simili e quindi tutta la pioggia cade su di te. Se sei una caccola, attrai altro mocciolo. Se c'hai il culone, quando mangi un caraffere alla crema, poi ti viene altro culone. Se sei una merda, attrai tutte le mosche e le scarpe che ti pestano. Se sei una vergine, non troverai mai uno schifo di nessuno che te spigli. Fidati, legge dell'attrazione. Ma perché non ci racconti le cose che ti fanno più arrabbiare della gente per strada? Ce ne sono tante. Se ce ne sono. Quando cammino per strada non sopporto quelli che sputano e ti ritrovi a fare lo slalom tra pozzanghere di catarro, manco fosse Alberto Tomba ai tempi d'oro. Quelli che camminano in gruppo e si mettono tutti in fila bloccandoti la strada. Ma che stanno girando un video di Beyoncé e non m'hanno evitato? Quelli coi cani che cagano merde così grosse che ti tocca fare il salto ad ostacoli. Quelli che ti fermano per chiederti se leggi libri o compri CD. No! Io scarico tutto da internet e ne vado fiero. Levati che devo andare a fare la spesa. Vuoi donare la tua spesa ai bambini del Congo? La spesa a te non te la do perché già ti vedo che porti tutto a casa stasera e fai festa con i mortacci tua. Vuoi donare qualcosa a quelli che... Ma donami tu qualcosa a me che sono disoccupato. Volete levarvi tutti che perdono metro? E poi in macchina io odio fortissimamente quelli che mettono la freccia dopo aver girato. Quelli indecisi che si mettono tra due corsie. Quelli che quando scatta il verde aspettano 10 minuti per partire. Quelli che si mettono nella corsia di sinistra per saltare la coda di tutti quelli che vanno dritti e poi pretendono di rientrare e che tu li faccia passare davanti a te. Bravo, bravo, bravo. Quelli che si parcheggiano con le 4 frecce al semaforo o in mezzo alla strada o davanti ai parcheggi liberi. I ciclisti che pedalano sulla striscia bianca tra le due carreggiate, che stanno in mezzo alla corsia, che vanno in bici perché così salvano il mondo dall'inquinamento. Sì amore, ma cortesemente salvano un metro più a destra, I pedoni che attraversano dove non devono attraversare, che ti si piazzano tra i coglioni mentre stai entrando nel parcheggio, che quando parcheggi si sentono in dovere di informarti se stai parcheggiando bene oppure se devi controsterzare a poppa cazzando la randa, che quando attraversano ti fanno segno di fermarti con la manina. Ma dai! E io che stamattina mi ero svegliato con la voglia di venirti a cercare e investirti. Quelli che passano un nanosecondo prima che gli scatti il rosso e passeggiano sulle strisce come fossero al parco di domenica. Ma io so pedone, io posso. La vecchietta stronza che aspettava solo te ti ha visto che sei di fretta. Loro sniffano la fretta a chilometri di distanza e lei si lancia sulla strada col bastone, zoppicando, curva, storpia.
con quell'occhio che ti dice e dai, e prova a investirmi se c'hai coraggio. E intanto tu stai lì fermo al semaforo che ha cambiato colore almeno 6 volte. Poi si chiedono perché a Milano la gente cammina a passo svelto e ha una guida isterica. Ma perché a 5 ore dalla consegna di un progetto mi si impalla al computer e devo scrivere di nuovo a tutta velocità tutto il lavoro di 2 settimane? Fidati del tuo computer, lui sa cose. Lui sapeva che non avevi scritto tutto benissimo e quindi per evitarti di farti fare brutte figure, lui si spegne, ti protegge e tu riscrivi tutto con la massima concentrazione. E siccome sei concentrata, non rifai lo stesso errore e prendi un bel voto. Quindi non trattare male il tuo computer se si spegne all'improvviso. Ho detto bastardo, io ti ammazzo, capito? Ti smonto come una... Ma perché ci sono tantissime frociarole e nemmeno un frociarolo? Perché i frociaroli ce li siamo portati tutti a letto. Ma perché ci sono persone che ti chiedono ce l'hai il fidanzato o la fidanzata? E quando tu rispondi no, loro ti domandano perché? Sì, ti capisco. Ti capisco benissimo. Capita la stessa cosa quando mi chiedono se sono vergine. La risposta in questo caso è molto semplice. Per prima cosa devi imparare ad alzare un solo sopracciglio, così. E a fare la faccetta da ragazza del ghetto. Poi con molta calma e voce controllata ripeti una delle seguenti frasi. Perché mi amo troppo per tradirmi con un altro. Perché sono sano di mente. Perché sono già sposato col Martini. Perché non mi piace la merce usata. Perché sono solo fatti miei. Perché in me ci sono 50 sfumature di perversione. Perché non ti fai una spadellata ai cazzi tuoi al rosmarino? Ma perché la gente prima si depila e poi indossa pellicce? Si tratta del classico caso di invidia del pelo. Ci sono persone come me che hanno dei peli brutti. Guarda qua, ho dei capelli sulle gambe e crescono solo lì, Tacci vostri. Quindi come ovviare a questo terribile inestetismo pilifero? Con una bella pellicciotta che fa chic e non impegna. Anche sintetica va bene, mica ci formalizziamo. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Ecco fatto, queste sono tutte le domande che mi avete fatto finora. Se ne avete altre scrivetemele con un commentino qui sotto oppure su Twitter, su Facebook, su Instagram o Ask usando l'hashtag ma perché. Sempre se capiamo come farlo funzionare sto cacchio di Instagram. E Ask e Fame non ho capito se lo usa ancora qualcuno, ma chi se ne frega. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicino in su, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Friday, Friday, gotta get down on Friday. Mio Dio, ora sta canzone in testa per tutto il weekend. Che tu sia dannato!